Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, e le tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Abbiamo il carro, amici dello Scorpione. Si potrebbe trattare di una scelta importante da dover effettuare, potrebbe far riferimento a un viaggio, a uno spostamento o al dare una certa direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche tutto il resto, cioè la mia email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link al video del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione del video. Ok, andiamo a vedere per il mese di maggio, ragazzi. Ruota della fortuna, 8 di pentacoli, temperanza, 6 di spade, abbiamo un fante di coppe, un 4 di bastoni, un 9 di pentacoli, è un 3 di spade, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare un po' le energie, dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, le finanze, un po' tutto. Partiamo da questa ruota della fortuna all'inizio. Secondo me potrebbe definire un qualche cambio nel quale state passando o che dovreste passare o potreste passare. Andiamo a vederla. 3 di bastoni. E 8 di pentacoli. Potrebbe essere un cambio di lavoro per qualcuno, un cambio di anche residenza, considerato che abbiamo qui il carro. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli perché si ripete. Mondo e 9 di coppe, wow! Credo che questo cambio o questa decisione che sia stata presa o che deve essere presa sia una di quelle decisioni che porta a qualche risultato, a qualche obiettivo. Di nuovo abbiamo anche qui la carta del mondo, il 3 di bastoni, sono 2 carte di viaggio, qui la carta principale è il carro. Si può tranquillamente, anche questa è una carta di spostamenti, si può parlare di uno spostamento o lavorativo magari o abitativo per qualcuno. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un papa e un 4 di bastoni. Andiamo a vedere anche 6 di spade. Re di coppe. Re di coppe, 7 di spade e mago.
Allora, vederle così, io ho la sensazione che non so se questo cambiamento ci sia già stato o debba ancora esserci, o sia una scelta, quella che dovete fare per arrivare a un certo tipo di risultato. Ehm, Ho l'idea che stiate procedendo nel verso giusto per ottenere il risultato che voi volete, però fate attenzione perché con questo 6 di spade potreste avere delle forme pensiero un po' sfalsate. Ehm, Perché con il mago il 7 di spade potrebbe esserci una persona, ragazzi, nel mese di maggio che cerca di vendervi delle verità che poi così tanto verità non sono. Oppure potrebbe essere che voi, visto che il 6 di spade è una carta vostra, no? Quindi le credenze limitanti sono le vostre, può anche essere che voi stiate, cioè abbiate come una forma pensiero che in un certo qual modo vi limita. Mm? Andiamo a vedere il fante di coppe. Oggi abbiamo la gatta che è canterina. Allora, 6 di pentacoli e fante di bastoni. Scusate, voglio un'altra carta per il 7 di spade. Torno un attimo indietro. Asso di spade capovolto e che c'è proprio o qualche cosa che non riconoscete o può essere qualche cosa verrà omesso. Vi dico, essendoci un re di coppe, scusate, potrebbe far riferimento a un partner, a un padre, a anche un capo, qualcuno che è, diciamo, più in su rispetto a voi, ok? Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cavaliere di bastoni e carro. Non so, la sensazione, ragazzi, è che qui ci sia come un lavoro per raggiungere qualche tipo di obiettivo. Pare che questo obiettivo arrivi. Adesso poi voglio andare a vedere quel 3 di spade. Come se con la carta del carro qui la decisione sia fatta. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Cinque di coppe, e 4 di spade. Mm. Mm. Andiamo a vedere il 3 di spade. Qui potrebbe essere una situazione familiare o comunque di relazione, ragazzi, sulla quale state lavorando molto per far sì che funzioni. Però ho come la sensazione che questa vostra dinamica di comportamento sia più per, mm, come vi posso dire, per essere tranquilli di fare tutto il necessario. Tutto quello che potete fare lo state facendo, o lo farete, meglio detto. Andiamo a vedere il 3 di spade. Giudizio e imperatrice. E ragazzi, ne vedrete delle belle nel mese di maggio. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, devo dire ragazzi che arriva effettivamente la possibilità di lavorare, potrebbe arrivare proprio un contratto, magari a breve termine.
Vi dico che con la carta del carro potrebbe non essere proprio così vicino questo lavoro, magari qualcuno qui deve effettuare questo tipo di trasferimento per avvicinarsi al lavoro e in questo caso deve sacrificare la famiglia, deve sacrificare il tempo che trascorre con le persone a cui vuole bene. Questo potrebbe essere come un'opzione. E l'altra opzione è che, diciamo, potrebbe avere degli orari un po' particolari questo lavoro e quindi anche lì ci vuole un attimo per organizzarsi. Però tutto sommato devo dire che vedo questo nuovo inizio lavorativo per voi. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, se state aspettando un rinnovo del contratto, è facile che questo rinnovo ci sia, ma potrebbe essere che vi cambino di mansione o vi cambino di reparto, però comunque, tutto sommato, diciamo, se non è quello il vostro caso, è un mese abbastanza tranquillo. Potrebbero proporvi come delle nuove responsabilità qua, eh? Sì, potrebbe essere che il 3 di spade io non lo vedo così negativo, lo vedo come lo spirito di sacrificio in questo caso. Quindi è come se avessi bisogno di magari sacrificare tempo personale per questo nuovo ruolo, per imparare cose nuove. Per le persone che invece sono autonome, qui ragazzi io vi devo dire che vi state impegnando seriamente per raggiungere i vostri risultati, i vostri obiettivi. Ehm, Sento che queste carte fanno riferimento a come voi la pensate. Vi faccio un esempio. Voglio vendere questo prodotto a 30 euro. Ma 30 euro è troppo caro, la gente non lo compra. Questa è una credenza limitante perché voi probabilmente siete sintonizzati su una mentalità di carenza o magari per X motivi avete fatto studi di marketing che dicono che, faccio un'ipotesi, il prezzo popolare è 25 euro e quindi invece che venderlo a 30 come voi pensavate, abbassate il prezzo a 25. Ecco, quello è solo il vostro modo di pensare e non è detto che anche gli altri la pensino così. Magari c'è qualcuno che per diciamo, avere maggior qualità è disposto a spendere questi 5 euro in più. Ecco, la sento un po' così. Vi dico anche che in questo caso il re di coppe potrebbe far riferimento a una persona che vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, che guarisce un pochettino ehm, questo tipo di visione, mi verrebbe da dire. Non è detto che sia una persona, potrebbe anche essere un libro, potrebbe essere un qualche YouTuber, qualche podcast, però è come se avessi bisogno di questa apertura mentale, se vogliamo. Ehm, Però tutto sommato devo dire che è come se ci fossero nuovi contratti in arrivo, eh. Anche qui per voi potrebbe essere necessario dovervi spostare per o cercare nuovi clienti o effettuare il lavoro o magari se dovete lanciare un nuovo prodotto potreste dover andare da vari fornitori, insomma c'è un buon movimento nel mese di maggio. Arriviamo ai soldi. Allora, devo dire che starete, insomma, starete tranquilli per quello che riguarda i soldi. Qualcuno sento che potrebbe avere come delle spese, non sono impreviste, sono spese che potreste iniziare a programmare, qualcuno per la casa, qualcuno per cambiare la macchina. Cioè è come se ci fosse come un'abbondanza e voi voleste reinvestire il vostro denaro, o perlomeno vi fate un'idea nel mese di maggio. Passiamo all'amore, ragazzi. Allora, se siete single, ehm, guardate, sento che molte persone sono un po' in fase restyling, cioè cosa voglio fare della mia vita, dove voglio andare, cosa voglio scoprire, come mi muovo, che
che direzione voglio dare alla mia vita. E, ragazzi, sinceramente nuove persone questo mese non ne vedo. Però vedo tanti contatti sociali, diciamo nessuno che possa solleticarvi più di tanto, però effettivamente i contatti sociali ci sono, ma quello che vi devo dire è che potreste sentire qualcuno del vostro passato. È come se ci fosse un cucù di qualcuno. Ehm, per quello che riguarda invece le persone che sono in coppia, devo dire che il mese scorre abbastanza tranquillo. Ehm, se siete in coppia da poco, sento che a maggio potreste, come dire, essere ufficializzati, magari vi fanno conoscere i genitori piuttosto che gli amici, insomma, come se la relazione, se la conoscenza, diciamo così, andasse ad un livello successivo. Potrebbero farvi conoscere la mamma, il papà, una zia importante, insomma. Se invece siete di quelle coppie, insomma, che sono già insieme da un po' di tempo, vi dico che tutto sommato anche qui c'è un clima armonioso, c'è un clima, come vi posso dire, anche un po' rutinario, ok? Quindi il solito tran tran, ma è un bel tran tran, cioè come se fosse, lo sento come pace, serenità e tranquillità. Se foste di quelle coppie che stanno cercando bambini, lì c'è un tema. Allora, nel senso che sento che qualcuno di voi potrebbe, come vi posso dire, essere legato a certe ideologie che potrebbero limitare questo settore. Ok? Qui alla fine abbiamo l'imperatrice e la carta del giudizio. C'è questa voglia di espansione, ma c'è anche la presa di consapevolezza del giudizio. Qui, se guardo queste carte pensando ai figli, l'idea è devi sacrificare te stesso, genitore, per, cioè in funzione poi del figlio e quindi il risveglio è sono pronto, non sono pronto, mi autovaluto. La sento un po' da questo punto di vista. Per chi fosse invece in una relazione extra, ragazzi, allora sento come se si stesse cercando di organizzare qualche viaggio, qualche incontro, qualche spostamento. Scusate, per riuscire ad incontrare l'altra persona. E con profitto, cioè nel senso riuscirete a organizzare questo spostamento, questo viaggio per appunto incontrarvi con l'altra persona. Ahimè, per questo gruppo devo dirvi che con il giudizio finale e il 3 di spade ci potrebbe essere una brutta sorpresa, nel senso che qui abbiamo anche un 7 di spade, un asso di spade, un mago. È come se vi rendeste conto, perché c'è una sofferenza, sento, è come se vi rendeste conto di qualcosa entro la fine del mese. Quello che qui rimaneva un pochettino nascosto con il 7 di spade e l'asso di spade al contrario, sento che a fine mese lo vedrete. Mm? Nel caso aveste figli, ehm, allora un consiglio potrebbe essere: cercate sempre di ascoltarli con amore, senza necessariamente pensare che voi genitori siate nel giusto e quindi forzarli oltremodo. La seconda opzione della lettura, che è un po' meno felice, mi viene da dire tenete d'occhio i vostri figli, ragazzi, perché ho come la sensazione che potrebbero infilarsi in qualche cosa di non proprio limpido e cristallino. E il tema della macchina,
che ho accennato prima potrebbe essere proprio dell'acquisire una macchina magari per il figlio o comprare una macchina in più nel caso il figlio o la figlia ne abbia bisogno. Il tema dell'infilarsi in qualche cosa di brutto vale se avete figli grandi, grandi intendo dai 15 anni in su. Ok, parliamo di famiglia, magari avete un partner, una partner, non avete figli, la gente che vi sta intorno in realtà, famiglia d'anime io qui intendo, quindi potrebbero anche essere gli amici piuttosto che i vicini di casa. Allora, anche qui devo dire che le cose sono piuttosto tranquille, ragazzi. Vi dico che tra il Papa, tra il 4 di bastoni, il giudizio, la carta dell'imperatrice potrebbero arrivare delle notizie da parte di qualche familiare, potrebbe esserci qualche o amico o vicino, potrebbe esserci qualche matrimonio, qualche battesimo, qualche festa alla quale potreste essere invitati. Se parliamo di salute psicoemotiva, ecco, sarà un mese trasformativo, ragazzi. Io sento che questo carro è proprio per farvi andare avanti da un certo tipo di situazione. Vi ricordo che abbiamo iniziato con la ruota della fortuna al contrario, come se qualche cosa fosse incastrato. Però qui si lavora e ci si libera di certi pensieri, o perlomeno verranno a galla certe questioni che vi faranno rivalutare o una situazione o una relazione. Può anche essere semplicemente che rivaluterete voi stessi, il vostro potere personale, vi darete più attenzioni, farete più attenzione a quello che avete voglia veramente di fare piuttosto che a quello che fate per soddisfare le aspettative degli altri, per esempio. Potrebbe essere il fatto di togliervi anche qualche capriccio, questo mese lo vedo positivo in questo senso, e avere comunque la carta del giudizio alla fine, io ho un po' come la sensazione che qualcuno si sposterà sì, da un modo di pensare che scaturisce un certo stato emotivo. È come il ok, basta, mi sono stufata di piangere sempre, da oggi sarò felice. È come il decidere di cambiare stato emotivo. Anche perché comunque si vedono, si vedranno, verranno a galla cose che vi permetteranno di avere una visione più ampia di tutta la situazione. Bella lettura, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo per aiutarvi a riflettere. Allora, questo è una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile essere felice? Guardate l'esempio che ho fatto prima. Decido, scelgo razionalmente, scelgo di essere felice, scelgo di sintonizzarmi su certe vibrazioni e quando mi ritrovo su altre vibrazioni che sono lì, che faccio la vittima, che mi lamento, che sono una pentola di fagioli perché borbotto tutto il giorno, razionalmente mi osservo, mi vedo e cambio questa vibrazione con la musica, facendo sport, con quello che vi piace fare, tipo con gli hobby, quello che volete. L'importante è osservarsi e cambiare mood. Perché mi valuto dalle mie prestazioni. Questa carta fa riferimento a un riconoscimento di tipo egoico. Cioè, se faccio, o se faccio bene, meglio detto, io valgo. Se non faccio bene, io non valgo niente. Che è interessante, fatemi sapere nei commenti. E ora andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere, su cui meditare. Mi ricordo che i risultati di oggi sono i miei pensieri di ieri e che i risultati di domani saranno identici ai miei pensieri di oggi. Sintonizzatevi su quello che volete ottenere, tipo la felicità, visto che prima abbiamo parlato di quello, e comportatevi come se già foste felici, cioè come se già aveste raggiunto l'obiettivo. Ok, ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per vedere che altri messaggi vi vogliono dare. Mangia alimenti sani. La lezione di oggi.
Mangia solo alimenti che siano buoni per te. Chissà tu non lo faccia già abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendo per il bene che ti stai curando. Coccolando mi verrebbe da dire, perché vedo questo 9 di pentacoli che è proprio quello, la carta delle autococcole io la chiamo, self care. La maggioranza della gente senza dubbio sa che potrebbe prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo? Pratica la nutrizione sana. Bellissima carta. Qui per nutrizione, ragazzi, non si intende solo quella alimentare effettivamente. Possiamo definire nutrizione anche le notizie che ascoltiamo alla televisione. Di che notizie nutriamo il nostro campo energetico? Di che compagnia noi ci nutriamo? Qual è la compagnia, la qualità energetica delle persone con le quali stiamo? Oggi l'italiano me lo sono dimenticata. Andiamo a vedere una fatina. Due. Non attaccamento. Guardate, la valigia, la fatina alla valigia si sta staccando da un posto. Qui abbiamo il carro, ragazzi. Come il... Ok, devo staccarmi da un posto. E poi abbiamo la realtà. Qui vedo questa fatina perché è come se voi vedeste una realtà distorta, perché la fatina si sta specchiando in un lago, però quando noi ci specchiamo l'immagine è distorta. Ve la metto qua. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi contattate via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche fare lo stesso lavoro nella sessione degli abbonati. Io lì tratto le credenze limitanti, sono temi di metafisica, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni e lo metto a disposizione. Comunque se volete capire un attimino i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e andare a vedere per i titoli dei video, quelli sono pubblici e si vedono. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!